Perché Beretta sceglie di collaborare? No, non sono loro, è lui. Una, due, tre, quattro, cinque coltellate. Ma è follia totale. Entro fine mese si chiuderanno le indagini preliminari per quanto riguarda l'inchiesta delle due curve milanesi, la curva dell'Inter e la curva del Milan. Noi oggi vi racconteremo soltanto della curva dell'Inter e della notizia uscita pochissimo tempo fa, ovvero che il capo storico della curva, Andrea Beretta, ha deciso di collaborare con la giustizia. Per raccontarvi l'indagine e tutta la verità che c'è dietro il caso Beretta, il caso Bellocco, il caso Boiocchi e due omicidi, dobbiamo partire dal 4 settembre del 2024. I protagonisti sono Antonio Bellocco, detto Totò Unano per l'altezza, era molto ma molto basso, figlio di una potentissima famiglia dell'Endrine, dove il padre Giulio è morto in carcere al 41 bis e la madre si trova tuttora in carcere al regime di 41 bis carcere duro. Questa famiglia vede coinvolti in un'associazione mafiosa, quella dell''ndrangheta, praticamente tutta la famiglia, zii, cugini, una famiglia che ha un potere enorme nella Calabria dominata dall''ndrangheta. Altro protagonista è Andrea Beretta, 49 anni, più di 1,90 m, un ultras, uno dei più grandi picchiatori di tutta Milano, un militare specializzato nell'uso delle armi. È diventato col tempo uno dei capi storici della Curva Nord. Andrea Beretta era anche il titolare del negozio d'abbigliamento a Pioltello dove veniva venduto il merchandising. Il racconto parte dalla mattina del 4 settembre. Cernusco sul Naviglio, palestra Testudo. La palestra Testudo era il luogo dove Andrea Beretta passava tutte le sue giornate perché aveva la passione del combattimento. Tutti i capi della Curva Nord si allenavano alla palestra Testudo. Quella mattina, in una mattina normale, e abbiamo delle immagini che ce lo certificano, Antonio Bellocco arriva all'interno della palestra sorridente e Andrea Beretta lo incontra e lo accoglie sorridente. Dovevano parlare, cosa che facevano regolarmente, perché insieme gestivano gli affari della Curva Nord. Nessuno si poteva aspettare quello che da lì a poco sarebbe successo. Gli animi erano tranquilli e infatti il proprietario della stessa palestra, raggiunto da noi al telefono, ci conferma questo. Mi serviva avere un ricordo di Andrea come atleta, come pugile e quello che ti è rimasto da quella vicenda lì, punto. Situazione di merda, una situazione di merda. Ma tu te l'aspettavi? Quel giorno lì? Ma nessuno si aspettava una roba del genere. Ma quando è uscito dalla palestra non ti aspettavi che finisse così? Ma ridevano e scherzavano. E come può essere successa una roba del genere, cazzo? Non lo so. Ma nella palestra quanti erano stati? Prima che uscissero? Ma no, 2 minuti perché Totò era arrivato prima, poco prima. Ed erano sereni, sono usciti sereni e tranquilli. Sereni, ridendo e scherzando. E voi siete usciti solo quando avete sentito il colpo, no? Perché avete sentito il colpo, per quello siete usciti. Sì, sì, e basta. Ridevano e scherzavano come se non fosse successo nulla. Nelle immagini si vede una macchina smart bianca dove Beretta sale Bellocco dalla parte del guidatore, a un certo punto la macchina fa retromarcia e poi la macchina di colpo va avanti con la portiera aperta e succede quello che succede. Ma noi, oggi qui, per la prima volta, vi raccontiamo quello che è successo esattamente all'interno di quella macchina. Beretta sapeva che lo avrebbero eliminato. Qualcuno gliel'aveva detto. Ci torneremo dopo su questo fatto. Allora, seguitemi. Si siede un uomo alto 1,90 m, quindi con la testa tocca il tetto della Smart, e al suo fianco, dalla parte del guidatore, un uomo piccolissimo, però robusto. I due incominciano a litigare. E Beretta gli dice: io lo so che mi volete fare fuori, e lo insulta. A quel punto, con la sua mentalità criminale e con la sua esperienza 'ndranghetistica, vi ricordiamo che Bellocco non ha soltanto la famiglia criminale, ma è un criminale anche lui, perché è appena uscito dopo 8 anni di galera.
gli dice io ti ammazzo come un cane. Di colpo Beretta estrae la pistola dalla fondina e a quel punto Bellocco reagisce. Queste cose ve le stiamo raccontando in esclusiva noi, quindi la notizia che girava del possibile autosparo di Beretta, cioè si è sparato facendo finta così di avere una motivazione che lo poteva salvare, non è assolutamente vera, ma c'è qualcosa veramente da film. Perché nel momento in cui Andrea Beretta, ve lo ripetiamo, un uomo di 1,90, il più grande picchiatore di tutta Milano, tira fuori la pistola, Bellocco gli prende la mano. Nella colluttazione, all'interno di un abitacolo piccolissimo, Beretta, con le sue leve lunghe, fa fatica incredibilmente ad avere la meglio sul Bellocco. Quindi si sposta col suo corpo gigantesco verso Bellocco e hanno una colluttazione. La portiera, se vi ricordate, e lo vedrete nelle immagini che vi mostriamo, era aperta, perché nello stesso momento Bellocco, quando tira fuori la pistola, cerca di scappare. Successivamente gli blocca la mano, quindi c'è la portiera aperta. Beretta cade fuori dalla Smart. Bellocco si ritrova in mano la pistola, gliela punta e incomincia a sparare. Ma un solo colpo raggiunge Beretta. Un colpo che gli entra qui, perché lui cade dalla fiancata, quindi gli entra su una parte del fianco e gli esce dal sedere. Tutti gli altri colpi che spara Bellocco non arrivano, perché la sorte e il destino o qualcos'altro entrano sempre in questa storia. La pistola di Bellocco si blocca, il caricatore si inceppa e cade. Tanto è vero che il caricatore verrà trovato per terra successivamente. A quel punto Beretta, che non ha capito che il caricatore è caduto, perché in quei momenti concitati tu, quando prendi un colpo, non senti il dolore, perché c'è l'adrenalina, la paura, per autodifesa, ragiona, mors tua, vita mea, ti devo uccidere. Tira fuori un coltello che aveva con sé, parte. 1, 2, 3, 4, 5 coltellate al cuore, per poi colpire successivamente alla gola e uscire frastornato dalla macchina. Voi non lo conoscete, Andrea? Lo chiamo Andrea perché io Andrea Beretta lo conosco da 25 anni, perché io sono stato al battesimo del figlio di Andrea Beretta, perché io ho condiviso tantissime cose con Andrea Beretta. Abbiamo addirittura avuto un procedimento penale insieme. Andrea è una persona che agisce d'istinto, di rabbia, però non ha una mentalità mafiosa. Un conto è picchiare una persona, un conto è uccidere con le proprie mani, con delle coltellate al cuore e alla gola, una persona. Quindi l'impatto lo senti. Esce dalla macchina e si rende conto che quello che gli avevano detto, che c'era un piano per ucciderlo, era verità. E quindi gli sale una rabbia allucinante. Ritorna in macchina e infierisce per arrivare a un totale di 21 coltellate. Andrea Beretta uccide come un cane Antonio Bellocco. Andrea Beretta chiama il suo avvocato, storico avvocato, Mirko Perlino. Mirko Perlino non è semplicemente un avvocato, è l'avvocato di tutta la Curva Nord. Quando ci sono problemi in curva viene chiamato Mirko Perlino e Mirko Perlino è stato nella sua vita un ultras, conosce bene le dinamiche della curva. Lo chiamano al telefono e Mirko Perlino non può credere a quello che è successo. Posso chiedere due robe un attimo? Cosa è successo? Due robe, ti prego. Due. Dimmi tutto. Sto facendo l'inchiesta Sì. per Farsissimo sulla curva. Sì. Sai che ci conosciamo da anni, sai che ero amico di Andrea. Sai benissimo tutto, sì. Voglio sapere solo 3-4 cose.
Se posso, Fabri, calcola che è una fase Lo molto so, delicata. lo so che è una cosa delicata, ma io... Pertanto, da dove posso ti posso rispondere. Cioè, diciamo, quando è successa la tragedia tu non te lo potevi immaginare. Assolutamente no. Io quando... Come l'hai saputo? L'ho saputo che mi ha chiamato prima lui, mi ricordo che avevo ricevuto da lui una telefonata, ma non ero riuscito a rispondere. Dopodiché mi ha chiamato la moglie dicendomi che era successa una cosa gravissima e mi sono precipitato lì a Cernusco. Però già lui non c'era più, era appena stato portato al Poi pronto mi hanno detto che soccorso. l'hai visto, sei andato all'ospedale e l'hai visto. Sì, l'ho visto subito, era ancora sanguinante, era molto provato. Cosa ti ha detto lui la prima volta quando l'hai visto? Fabri era ovviamente molto provato e a parte era molto dolorante perché comunque gli avevano sparato, parliamoci chiaramente, perciò presentava una vistosa macchia di sangue sul fianco. È una cazzata quello che è uscito in un periodo che dice che si è sparato da solo. Ma va, quella è una cazzata assoluta, no, non è assolutamente vero. Lui me l'ha detto subito, mi ha sparato, mi sono difeso e l'ho colpito con delle coltellate. Ma come arriviamo a questa situazione? A questa situazione arriviamo attraverso una figura importantissima all'interno della Curva Nord, Vittorio Boiocchi, detto lo zio. Vittorio Boiocchi è un capo storico della Curva dell'Inter, che esce nel 2018 dopo 26 anni di galera. Nel momento in cui Vittorio Boiocchi esce dal carcere, decide di riprendersi la curva. Però ha bisogno di un braccio armato. Ok, conosce i meccanismi. E questo braccio armato, che già frequentava la Curva Nord, era Andrea Beretta e lo sceglie come braccio destro. Insieme si prendono la curva. Che cosa succede però il 29 ottobre 2022? Lo zio Vittorio Boiocchi è a vedere in un bar, perché ha un Daspo, la partita Inter-Sampdoria, insieme a Francesco De Nigris. Finisce la partita, Francesco De Nigris lo accompagna a casa, lo saluta. Un minuto dopo arriva una Kawasaki. Ci sono 2 persone con i caschi. Vittorio Boiocchi sembra riconoscerli. Gli urla: non sparatemi, non fatelo. Scendono dalla moto e uccidono Vittorio Boiocchi. Da quel giorno cambia tutto. L'omicidio crea uno scompiglio all'interno di tutto il sistema calcio, all'interno del sistema curve e tifo. Tant'è vero che immediatamente la Procura di Milano decide di mettere a indagare il PM Paolo Storari. Paolo Storari, dopo l'omicidio, dichiara: entro 10 giorni troveremo il colpevole e lo arresteremo. Fino a oggi non si sa chi è il colpevole dell'omicidio Vittorio Boiocchi. Sull'omicidio di Vittorio Boiocchi si è tanto discusso perché aveva rapporti con grandissimi criminali, quindi molte volte c'è stata la suggestione, l'idea che fosse stato qualcuno con cui aveva lavorato qualche criminale importante. Ma alcune voci dicevano che l'omicidio poteva essere avvenuto anche all'interno dei rapporti della curva. Ci sono 2 versioni. Una versione ci racconta che Vittorio Boiocchi aveva rubato dei soldi ad Andrea Beretta, ma un'altra versione, di cui abbiamo una prova, ci racconta che è stato Andrea Beretta a rubare una grossa parte degli introiti, dei guadagni a Vittorio Boiocchi. Ce lo dice direttamente, in esclusiva, la moglie di Boiocchi. Come stai innanzitutto? Insomma, giorni difficili. Ah, Le gio- feste non portano molta allegria. Anche mia madre dice la stessa cosa sempre. Manca la persona tanto importante per me. E poi era una persona... Non è facile lo so, superare aspettando che scoppi la bomba. No, la bomba la lancio io mercoledì. Pare che avevano scoperto che tuo marito aveva scoperto che lui gli rubava dei soldi. Questo lo sapevi? Sì, gliel'ho detto io al giudice. Ah, gli hai detto tu? Sì, Ah, brava. Quindi lui aveva scoperto che gli rubava dei soldi come... e avevano litigato. È così bellocco che anche lui ha scoperto che gli rubavano i soldi. Stessa storia, stesso profilo, stesso... Ha fatto la Purtroppo stessa cosa lui, prima come con... diceva mio marito, lui per i soldi si sarebbe venduto la madre, quindi Tu, vabbè. lui dopo che è morto tuo marito, cioè al funerale era venuto? No, Perché? no, no, lui l'ha pagato però il funerale. Andrea? Sì, Ha no, pagato... l'associazione. Ho capito, ma perché non è venuto al funerale? Faccio una domanda e date una risposta, no? No, vabbè, io ho capito, però insomma doveva tenere Ah, la parte almeno, no? sì.
proprio. Ma lui non No, ti... mi sembra che lui non poteva venire a Milano. Ah, ma lui poi non ti ha più cercato, ti aveva chiamato in quel periodo, almeno per far finta, niente? No, 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 no. Non si- Anzi, sinceramente non mi ha mai voluto vedere. Giovanna Pisu, come avete ascoltato, ha le idee molto chiare su Andrea Beretta e vi daremo prova di questo più avanti. Che cosa succede dopo l'omicidio? Che Andrea Beretta può prendersi la curva da solo. Perché? Perché è il vice capo e dopo la morte del capo la successione passa al secondo. Però deve, tra virgolette, fare la guerra agli altri gruppi che si vogliono insediare e che vogliono prendere il dominio di una curva che in quel momento era cresciuta sia da un punto di vista di immagine che da un punto di vista di fatturato. E sceglie due uomini, Marco Ferdico e Maurino Nepi, per gestire la curva. La gestione della curva non è cosa facile, perché ci sono le lotte interne, perché ormai la curva è diventato un business e ci sono anche molte famiglie mafiose, criminali, che vorrebbero entrare nel business della curva per svariati motivi, per fare altri business. E Andrea Beretta, che è da spato e che non può entrare più in curva, oltre a scegliere delle figure di rappresentanza all'interno della curva, insieme ai due solidali decide che c'è bisogno di qualcuno che possa gestire le infiltrazioni di ogni tipo. Antonio Bellocco era da poco uscito di galera. Marco Ferdico ha una moglie calabrese. Marco Ferdico, su commissione di Beretta, trova Bellocco. Lo portano a Milano, gli prendono un appartamento, gli danno un finto stipendio, con un finto lavoro, e lo mettono lì. Basta il nome. Attenzione, Antonio Bellocco non è un cretino. Antonio Bellocco ha una parvenza di criminalità, sa muoversi nella criminalità e incomincia a gestire tutti i rapporti e a difendere la curva. Andrea Beretta però non si aspettava che Antonio Bellocco a poco volesse di più. Non si accontentava di quello che gli era stato dato. In questo Andrea Beretta sbaglia, perché Andrea Beretta non è un imprenditore, non è un criminale, è un semplice picchiatore con la passione delle armi. Ora vi faccio capire meglio come funziona. Andrea Beretta riunisce per la prima volta, lo fa anche la curva sud, ma noi oggi non parliamo della curva sud, sotto un unico striscione, una curva che conta dai 10.000 ai 15.000 ultras. Un unico striscione. 3 unici capi che dividono tutti e tre il business, diviso un terzo, di una fetta molto grossa. Le 3 persone sono Beretta, Ferdico e Bellocco. Che cosa succede? Succede che durante il Covid i tifosi non possono andare allo stadio e allora il negozio di Pioltello decide di aprire un e-commerce. Per fortuna, per culo, anche perché la squadra in quel periodo va benissimo, vince gli scudetti. Quindi il Brain Inter incomincia a volare anche grazie alla presidenza asiatica. Tanto è vero che l'e-commerce schizza. Vendono in tutto il mondo, in Asia, in Europa, e incominciano a fare tantissimi soldi, utilizzando il marchio Curva Nord Milano. Andrea Beretta insieme a Ferdico e a Bellocco hanno comunque una capacità importante, ovvero trasformare una curva e farla diventare, secondo i tempi della comunicazione, una curva social. Marco Ferdico, capo, diventa un influencer, arriva quasi a 100.000 follower, posta tutti i giorni, racconta la sua vita da capo ultras, le trasferte, i viaggi, i biglietti. Addirittura i ragazzini fuori dallo stadio gli chiedono le fotografie, li intervola. Il tifo organizzato viene organizzato non solo nel merchandising, nella distribuzione, ma anche nei cori. Vengono fatti nuovi cori che diventano delle hit, chiamiamole così, che cantano tutto lo stadio. L'Inter vince. La curva diventa veramente il 13° uomo in campo. Quelle barriere che c'erano una volta tra la tribuna e la curva non esistono più. Lo stadio è unico. Sono i tifosi che spingono la squadra
e che coinvolgono tutti i settori dello stadio, anche la tribuna rossa, anche la tribuna snob, anche la Milano Borghese. E all'interno della Milano Borghese vediamo gente con la maglia Curva Nord. I giocatori diventano una cosa unica con i capi tifosi, diventano amici. Vi ricordo delle immagini di Marco Ferdico durante gli ultimi europei, invitato da Çalhanoğlu in Turchia a passare la giornata con la famiglia di Çalhanoğlu. Ricordiamo e vi ricordo le immagini dei giocatori che, a differenza della curva sud, vanno spontaneamente dalla curva Nord Milano, prendono le magliette e le danno ai capi perché sanno che serviranno per fare operazioni di comunicazione. La curva diventa un brand, chi la comanda diventano delle star e incominciano a fare tantissimi soldi, ma i soldi, e io ne so qualcosa, sono il male della vita. C'è un'intercettazione importante agli atti. Si sente Beretta dire: a me dell'Inter non me ne frega un cazzo. E questo non è tifo. I soldi sono il problema. Facciamo un passo indietro. Vi abbiamo detto che nell'omicidio Bojocchi c'è una possibilità che Andrea Beretta abbia rubato dei soldi a Bojocchi. Succede esattamente l'identica cosa. All'interno della divisione dei guadagni, Bellocco e Ferdico, che nel frattempo stringono una grande amicizia, perché? Perché condividono delle famiglie calabresi, perché condividono dei figli, delle vacanze, delle trasferte in curva, possono passare del tempo insieme, cosa che Beretta non può fare, perché Beretta non solo ha il DASPO, ma ha avuto per un periodo la restrizione, la sorveglianza speciale, gli arresti domiciliari in quest'arco di tempo. Quindi era chiuso nella sua Pioltello, la sua Roccaforte, dove c'era il suo bar e il suo negozio. Ma contando i soldi, facendo i conti, i due, Bellocco e Ferdico, si rendono conto che mancano dei soldi. E allora convocano Andrea Beretta a Pioltello, nel garage della casa di Bellocco, dove Andrea Beretta si presenta da solo, parcheggia di fuori, col suo borsello. Che cosa succede in quel box? Succede che in tutta tranquillità Bellocco e altre persone, tra cui Salvatore Paolillo, che non c'entra niente col tifo in quel momento, ma è amico della famiglia Bellocco, e gli dicono: Andrea, qui mancano dei soldi, noi non li vogliamo. Cambiamo il business, il negozio di Pioltello te lo tieni tu, ma noi ci apriamo un negozio a Milano. Beretta non è d'accordo e dice: no, siete troppo vicini, così mi rovinate il business, e non trovano un accordo. E quindi incominciano grandissime tensioni. Andrea Beretta, a un certo punto, dopo le vacanze, scopre, perché viene avvertito, pare, però noi abbiamo una certezza, ve l'abbiamo detto prima, c'è una persona che glielo ha rivelato e che oggi è sotto copertura. Questa persona era una persona legata alla famiglia Bellocco. Dice: Andrea, stai attento. Loro sono stati fermi, non hanno accettato e hanno deciso di eliminarti. E gli dice anche come avrebbero deciso di eliminarlo. Siccome un uomone grosso così non puoi aggredirlo, non puoi pensare anche di spararli da lontano, non puoi pensare anche di spararli da vicino. Lo avrebbero addormentato mettendogli del sonnifero all'interno di un bicchiere, poi lo avrebbero ammazzato e, comprando della calce che è stata trovata, lo avrebbero poi murato vivo o seppellito. Beretta prende precauzioni e quindi comincia a girare armato. Mi vogliono uccidere. Tanto è vero che in quel periodo girava armato. Vi possiamo raccontare un dettaglio esclusivo. In una partitella fatta qualche giorno prima si vedono Beretta sorridente e Bellocco sorridente come due amici giocare. Quella sera, però, Andrea Beretta non si fa la doccia. Arriva col sacco, già vestito, entra negli spogliatoi, chiacchiera, gioca e se ne rivà col suo sacco. Non l'aveva mai fatto. Perché non si è fatto la doccia quella sera? Perché quella sera Andrea Beretta, sapendo che poteva essere eliminato, si era presentato al campo armato. Aveva le armi dentro la borsa, pronto a difendersi con la sua struttura e mentalità militare. Se è vero quello che mi dicono,
io reagisco. Durante la partita si porta le armi e quella mattina aveva la sua pistola nella fondina. Beretta non si fida di nessuno, ha paura che tutti lo possano tradire e non si confida neanche col suo avvocato storico Mirko Perlino. Noi abbiamo letto che lui il giorno prima, per esempio, della partitella non si è fatto la doccia perché è armato, l'abbiamo letto dai giornali questa roba qua. Aveva Quindi, il timore che... però non l'aveva condiviso con te questo timore? No, assolutamente no. L'arresto di Beretta crea un panico devastante all'interno della curva, perché il capo storico degli ultimi anni, quindi con Boiocchi e dopo Boiocchi, è stato arrestato con un'accusa pesantissima, omicidio. Ma chi ha ucciso Beretta? L'altro capo, il figlio di un grandissimo e potente boss dell''ndrangheta. E non viene ucciso in una maniera normale, viene ucciso come un cane, ve lo ripeto. Uccidere come un cane vuol dire vendetta assicurata da parte della criminalità organizzata calabrese. Tant'è vero che poi la questura, attraverso notizie che incomincia a dare dopo l'arresto di Beretta, segnala una grande presenza di persone calabresi venute dalla Calabria a Milano. Loro dicono che sono venute per fare i funerali, per sistemare tutta la questione delle case, della famiglia. Ci sono 2 figli piccoli in questa storia. Tutti hanno paura delle ritorsioni dei calabresi. Il procuratore Storari viene messo sotto scorta, la moglie, perché Beretta ha una moglie e 2 figli, vengono messi sotto scorta. Anche l'avvocato di Beretta ha vissuto giorni di tensione e la procura gli chiede di tenere un profilo basso. Per un avvocato che difende un uomo che ha ucciso malamente, perché l'ha ucciso malamente, un boss criminale, non era pericoloso anche per te? È stato un periodo molto difficile, te lo dico francamente, Fabrizio. Ma sai, quando ammazzi qualcuno il pericolo c'è. Si è tanto parlato del pericolo perché la famiglia calabrese, i Bellocco, ma a mio modo di vedere quando ammazzi una persona, possibili ritorsioni sono, non dico normali, però ci possono essere. I ragazzi della curva sono scioccati, non sanno cosa pensare. Gli stessi capi, lo stesso direttivo, che non è formato soltanto dai 3 che dividono, ma da altre figure di spicco, si telefonano tra di loro e dicono: ma cosa è successo? Perché è successo? Cosa sta succedendo? Ferdico in quel momento si ritrova in una situazione molto imbarazzante. Perché? Perché da un lato è morto il suo miglior amico, quello con cui in teoria voleva prendersi la curva nord. Dall'altro viene data la notizia sui giornali da tutta la stampa italiana che Beretta sapeva che l'avrebbero ucciso e che qualcuno di legato fortemente a lui glielo aveva rivelato. Allora Ferdico pensa: ma possono pensare i calabresi che sono stato io a dirglielo? E incomincia una narrazione social postando tutti i giorni foto di Bellocco, figli, abbracci, lacrime, canzone d'amore. La curva però si deve riorganizzare perché il campionato è ripartito, perché le squadre tornano a giocare, perché la curva nord è la curva nord e si ritrovano allo storico baretto. La prima riunione fatta allo storico baretto post morte di Bellocco, nessuno parla male di Beretta, nessuno, ma Ferdico è in disparte. Ferdico presenzia e in tutte le partite 3 o 4 che ci sono, prima dell'arresto generale, Ferdico è da parte, non canta, non è in balaustra, non si muove. C'è un nuovo direttivo che si sta riorganizzando. Lo striscione è sempre quello, curva nord Milano, fino a quando dopo un mese, di colpo, notizie telegiornali, vengono arrestati tutti i capi, sia della curva sud, che non vi raccontiamo oggi, sia della curva nord. Tra questi arresti c'è anche Marco Ferdico. Ovviamente dopo l'arresto ci sono tutta una serie di interrogatori, ma la procura, e qui mi dovete seguire molto bene, nella persona di Paolo Storari ha in mente un piano molto chiaro, molto ben definito. E la prima cosa che dice ad Andrea Beretta, gli mette la pulce nell'orecchio dicendo che è Ferdico che insieme a Bellocco aveva organizzato il piano per ucciderle, che addirittura l'idea era di Marco Ferdico, colui che lui aveva scelto dopo la morte di Boiocchi per comandare la Nord.
l'uomo immagine della curva nord che deve tutto ad Andrea Beretta. Andrea Beretta dice che non è possibile, non vuole crederci. Pensatevi, questa persona chiusa in una cella, col pericolo di essere ucciso in carcere, col pericolo che gli vengano uccise le persone care, con tutte le persone con cui ha condiviso la vita che gli hanno girato le spalle, e che il suo migliore amico, il suo braccio destro, poteva essere quello che aveva organizzato il suo omicidio. C'è una cosa molto importante che vi devo sottolineare. Dopo l'inchiesta, che diventa una questione mediatica, interviene addirittura il solito Gratteri. Gratteri fa una conferenza stampa e dice: attenzione, io nel 2018-2020 avevo mandato degli atti a Milano. Avevo detto che c'erano infiltrazioni mafiose all'interno delle curve di Milano, ma nessuno ha fatto nulla. Non è vero che nessuno ha fatto nulla. All'indagine era finita un PM, Lesti, che aveva indagato per 2 anni e non aveva trovato nulla di così illegale. Storari, che aveva annunciato dopo la morte di Boiocchi che avrebbe immediatamente preso i colpevoli, non ha motivazione di arrestare le persone su cui indaga. L'omicidio di Bellocco gli apre le porte, quindi emana i mandati di cattura per tutte le altre persone della curva. Ma i veri capi di imputazione, di per sé, quelle storie che ci hanno raccontato varie trasmissioni, la vendita dei biglietti, i parcheggi, l'estorsione sui giocatori, l'estorsione sull'allenatore, sono ballerini. Perché in realtà, di fondo, questi reati non sono reati gravi. Ce lo dice anche l'avvocato Perlino. Oggi loro, a parte il reato di omicidio di Andrea, sono in galera per associazione ai fini? Allora, ci sono varie accuse, alcuni di questi per un'associazione finalizzata agli scontri tra le tifoserie. Ma lo fanno tutte? Ma è follia totale. Allora, Cioè, associazione però, associazione col metodo mafioso o senza metodo mafioso? No, associazione a delinquere. Poi ci sono alcuni reati in cui viene contestato anche il metodo mafioso per aver agevolato la cosca a Bellocco, detto in poche parole, soprattutto nelle estorsioni, laddove sono stati dei profitti. Ma anche lì, estorsioni, qual è l'episodio? Perché per la finale di Coppa Italia, se non ricordo male, a Roma, avevano chiesto un supplemento di 5 euro, 10 euro ad alcuni gruppi della curva, ma quel supplemento che viene chiesto è la regola, cioè avviene sempre, si chiede qualcosina in più, quei soldi servono per pagare le coreografie, per pagare... Il solito concetto intimidatorio della pressione dell'immagine di Bellocco perché è legato a una famiglia draghettista. Ma Bellocco poi in questo non c'entrava assolutamente nulla. Dovete capire che quando si è creato un brand così importante, che giro di affari ci può essere intorno a una finale di Champions League, dove qualsiasi tifoso è disposto a pagare qualsiasi cifra per andare a vedere la partita dei sogni. A quel punto noi abbiamo una telefonata che è portata agli atti, la telefonata di Marco Ferdico al mister Inzaghi. La procura sente Inzaghi, non ci dice che cosa ha detto Inzaghi, ma la supposizione della procura che Ferdico e la Curva Nord abbia fatto pressioni mafiogene nei confronti dei giocatori e dell'allenatore sono cazzate, perché Inzaghi lo dichiara. Inzaghi è amico di Ferdico, Inzaghi è amico di Beretta, i giocatori sono amici dei ragazzi della curva, ma non sono amici perché si sentono in una situazione minoritaria, sono amici. Quello che è diventato oggi l'Inter, la squadra più forte, non lo dico da interista, lo dico dai fatti, degli ultimi 4 anni, si è creato perché tutto l'ambiente funzionava, creato dall'allenatore, dai giocatori, dai tifosi, che diventano l'elemento coadiuvante tra tifo, calcio e narrazione di questa storia, di questa nuova Inter. I giocatori sono amici con i tifosi perché hanno bisogno dei tifosi, perché hanno bisogno di sentire il loro calore, la loro spinta durante le partite. Sono quell'elemento in più che gli permette di dare qualcosa di più. E questo l'abbiamo visto condiviso in tutte le partite, quando alla fine di ogni singola partita giocatori, famiglie, figli, allenatore condividevano insieme ai capi ultra tutti i momenti di gioia, perché il merito di quella vittoria era anche parte della curva. Ce lo racconta Perlino di come è avvenuta la situazione dei biglietti. L'hai fatta tu la trattativa per No, quel biglietto? Cioè eri in mezzo, io non no? è che ho fatto la trattativa, quando c'è stata, diciamo, la finale di Istanbul,
il direttivo, che poi erano Andrea, Marco e Antonio, mi chiesero un attimino di seguirli per fare in modo che fosse tutto legale, tutto trasparente. Tant'è vero che quando ho letto di questa attività di indagine che è stata svolta, di biglietti estorti, di minacce nei confronti della società e giocatori, ma è tutto falso. La questura sapeva tutto. Cioè loro hanno fatto una richiesta di un tot di biglietti, servivano, se non mi sbaglio, la prima richiesta è stata di 3.000 biglietti, la prima offerta dell'Inter è stata 400. Ovviamente loro dicono 400 non accontentiamo nessuno, pertanto o ce ne date almeno quel tot di biglietti che ci serve per accontentare tutti, o piuttosto non ci andiamo. Loro l'hanno presa come una minaccia, ma non era una minaccia. Cioè non posso dire a un ragazzo tu vieni, altri 10 non vengono. Perciò loro hanno adottato quella Poi è stata la questura stessa a dare i biglietti. Assolutamente, assolutamente. La società ha consegnato i biglietti sotto indicazione della questura. Uno dei motivi per cui sono in galera loro è anche questo, no? Per i biglietti, no? È uno degli episodi anche questo. Un episodio anche questo. Quando gli stessi, credo, lo stesso Inzaghi, lo stesso Cialanoglu, lo stesso Di Marco, non credo che abbiano detto le stesse cose che ci stai dicendo tu, no? Assolutamente. Ora noi vi abbiamo raccontato i fatti veramente per come sono accaduti, ma all'interno di questa inchiesta che vi stiamo facendo in questa puntata, noi faremo una rivelazione importante. Questa rivelazione arriva dall'elemento a sorpresa che lascia tutti a bocca aperta. Andrea Beretta sceglie di diventare un collaboratore di giustizia, un pentito. Nel momento che Andrea Beretta diventa un collaboratore di giustizia, la curva nord si esprime per la prima volta. Striscione enorme. La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità. L'avvocato Mirko Perlino rinuncia al mandato perché non gli piace il comportamento e le azioni di Andrea Beretta. Cioè è vero che non sei più l'avvocato di Andrea? È vero, ho rinunciato al mandato. Tu hai rinunciato al mandato? Sì, ho rinunciato al mandato. Perché hai rinunciato al mandato? Ovviamente girano delle voci su eventuale pentimento che c'è stato e questo è uscito su tutto. Com'è possibile sta roba che è uscita su tutti i giornali? Ma questo non lo so, adesso non so da chi sia uscita la voce, se è uscito tramite il carcere, delle dichiarazioni che avrà fatto lui o dei suoi familiari, questo non lo posso sapere, Fabrizio, te lo dico con tutta franchezza. La verità è che ultimamente, sulla strategia difensiva non ci stavamo trovando più, insomma, secondo me bisognava adottare una certa linea da mantenere un profilo molto basso, lui la vedeva un po' diversamente da me e pertanto sono cominciati i primi problemi di questo tipo. Cosa rischiano da un possibile pentimento di Andrea Beretta? Non lo so cosa potrà dire, non ho idea, dipende cosa dirà. Se dirà, adesso tutti parlano di questo pentimento, io questa certezza non ce l'ho, io non ho mai visto nessun verbale. Va bene, questa cosa la diremo noi. Perché Beretta sceglie di collaborare? Ci sono due frasi che vi dovete segnare. 1. Lo ha ucciso come un cane. Vuol dire vendetta da parte dei calabresi. 2. Risuona nella mia testa questa frase che mi ha detto l'avvocato Perlino. Sai, Andrea a un certo punto mi guarda e mi dice: sono con le spalle al muro. È la seconda volta. La prima era quando aveva saputo che lo volevano uccidere. La sua vita è finita perché rischia 30 anni di galera, ma non solo rischia 30 anni di galera, e attenzione, ve lo dice uno che la galera se l'è fatta. Quando tu hai un atteggiamento fuori, farsi la galera non è cosa da tutti. Beretta non ha solo questo problema, ha il problema che fuori rischiano moglie e figli. E allora in un solo modo si può salvare: diventando collaboratore di giustizia. Che cosa significa diventare collaboratore di giustizia? Seguitemi molto bene, perché tutta questa storia ve l'abbiamo raccontata solo per questo. Collaboratore di giustizia vuol dire che se tu prendi una pena, e la pena massima è l'ergastolo, 30 anni, tu usufruisci di 2/3 di sconto di pena. Dall'ergastolo la tua pena diventa 10. Di questi 10, dopo un quinto, cioè 2, puoi incominciare a usufruire dei benefici, uscire, i permessi, gli arresti domiciliari. Non solo, hai una protezione e hai uno stipendio, ma, seguitemi, per diventare collaboratore di giustizia devi dimostrare di rivelare qualcosa che la procura non sa o qualcosa
che la procura sa, ma di cui non ha le prove per dimostrarlo. La procura di Milano è sicura che Andrea Beretta sia coinvolto con un ruolo prioritario nell'omicidio di Vittorio Boiocchi. Di questa convinzione della procura, che deve diventare non convinzione ma fatto reale, significa che Andrea Beretta deve assumersi la responsabilità di essere coinvolto insieme ad altre persone dell'omicidio di Vittorio Boiocchi. Attenzione, in questi giorni, a dimostrazione del pentimento di Andrea Beretta e della sua collaborazione con la giustizia, è stato arrestato Cristian Ferrario. Chi è Cristian Ferrario? Cristian Ferrario, secondo i giornali e secondo la procura, quello che ci raccontano i giornali, è il proprietario di questo magazzino ritrovato in provincia di Milano, vicino Pioltello, dove hanno trovato Kalashnikov, bombe a mano, pistole, un'armeria pazzesca. Tant'è vero che viene arrestato. Ma chi è veramente Cristian Ferrario? Era un semplice magazziniere che vive in un appartamento pagato da Andrea Beretta e che aveva le chiavi di questo magazzino. Ma oggi la procura ci racconta che era il proprietario di quell'armeria. Ma quelle armi ritrovate sono di Andrea Beretta. Quelle armi ritrovate per cui Cristian Ferrario è in galera sono, per fonti certe, di Andrea Beretta, che manda in galera un semplice magazziniere dando qualcosa alla procura e mettendo paura a tutte le persone che sono fuori, che potrebbero essere coinvolte dalle sue rivelazioni sull'omicidio di Boiocchi. Di questo Perlino preferisce non parlare. Tu lo conoscevi Vittorio Boiocchi? Sì, che lo conoscevo. Che cosa mi sai dire, di quell'omicidio? No, non so nulla, cosa ti posso dire io? Non so assolutamente nulla, Fabrizio. Questa cosa qui. Tutti quanti sapevano, dicono di sapere, chi era coinvolto nell'omicidio. Una persona in particolare, la persona più importante, la moglie di Vittorio Boiocchi. Sentite cosa ci dice. Uscirò col fatto che la procura ha deciso di far collaborare Beretta, ma soltanto alla luce delle confidenze che gli può dire sull'omicidio di tuo marito. Le cose che gli può dire sull'omicidio di tuo marito è che sono responsabili loro della curva e che... No, non sono loro, è lui. Aspetta. Non parliamo al plurale. Che lui è responsabile, ma lui lo ha fatto insieme ad altri della curva. Ad altri, esatto. Te questa cosa da quanto tempo la sapevi? Da anni? Eh. Però lui che cosa farà? Farà i nomi di quelli che hanno deciso insieme a lui, anche se poi l'organizzatore dell'omicidio, come tu ben sai e me lo confermi, è lui. Ma la procura, che pur di accettare che si scopra e si ponga fine all'omicidio di tuo marito, accetta che chi ha ucciso si pente che ha ucciso e nomina delle altre persone che, te lo sai, erano relativamente con lui, era lui quello che comandava, e pagano le altre persone. Non è il massimo. È brutto, è brutto. Siamo arrivati alla fine. Non è una semplice ricostruzione dei fatti, no. Non è un pezzo di Saviano che recita una parte di qualcosa che non sa. Noi vi stiamo anticipando quello che sarà dell'indagine della curva, sulla parte della curva nord. Un progetto portato avanti dal PM Paolo Storari, che sapeva dove voleva arrivare, sapendo, ma non avendo le prove di chi aveva ucciso o aveva deciso l'omicidio di Boiocchi, e che attraverso l'omicidio di Bellocco ora può risolvere. Sapete cosa succede ora? Che a poco, nel prossimo mese, ci saranno dei mandati di arresto, perché se no il pentimento di Andrea Beretta non può avere valore e quindi verranno arrestate delle persone, e ve lo diciamo in anteprima, che hanno partecipato e che sono coinvolte nell'omicidio Boiocchi insieme ad Andrea Beretta. Se l'idea di uccidere Boiocchi e il business era suo, era di Andrea Beretta, e Andrea Beretta si pente per accedere ai benefici del pentimento, e Andrea Beretta fa dei nomi di delle persone che erano coinvolte ma non con un ruolo di primo piano, queste persone prendono l'ergastolo. Andrea Beretta tra 2 anni è libero, con un'altra vita. Storari prende la medaglia. Questa è la cronaca
della giustizia italiana.